Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Voglio raccontarvi una leggenda, quella di San Vigilio, vescovo di Trento. Pare che Vigilio, in fuga dalla Val Rendena, abbia aperto miracolosamente il passaggio in cui ci troviamo. Le tracce di una mano e dello zoccolo di un cavallo ci testimoniano questa storia. Qui, in questo luogo di passaggio, tra il 1860 e il 1861, viene costruito il Forte di Cadine. Una tagliata, o meglio uno sbarramento stradale, che doveva controllare e bloccare l'accesso alla città di Trento e alla Valle dell'Adige. Ma perché viene costruito questo forte? Nel 1859 l'impero austriaco viene sconfitto nella seconda guerra di indipendenza italiana e perde la Lombardia. A quel punto la provincia del Tirolo si trova a essere una zona di confine con il nuovo Regno d'Italia e viene per questo progressivamente fortificata. Nella prima fase di fortificazione del territorio, gli austriaci realizzano per lo più tagliate stradali, degli sbarramenti lungo le principali vie d'accesso. Tra questi c'è appunto il Forte di Cadine, che si incunia all'ingresso della gola del torrente Vela. La particolarità di questa tagliata è che viene costruita sopra l'asse stradale a chiudere completamente il passaggio che da Trento porta alla Valle dei Laghi e ai confini del Tirolo. Il forte e i dintorni erano presidiati da una guarnigione di una ventina di uomini, ma non abbiamo notizie di veri e propri blocchi alla circolazione. Ma torniamo ai confini dell'impero. Nel 1866 l'Austria perde anche il Veneto e l'attuale Trentino viene trasformato in una grande piazzaforte. Forti, trincee, caserme, postazioni campali e controlli alle frontiere sconvolgono il territorio e anche la popolazione che lo abita. Qualche decennio più tardi, questi confini diventeranno uno dei fronti della Prima Guerra Mondiale. 1919. Il trattato di pace di Saint-Germain fissa al passo del Brennero la linea di frontiera tra Austria e Italia. Il cippo di confine viene inaugurato da re Vittorio Emanuele III nel 1921. 1957. Con i trattati di Roma nasce la Comunità Economica Europea. Nonostante le dogane, per chi lavora diventa più facile spostarsi da un paese europeo all'altro. 1985. Il ministro francese Jacques Delors presenta un piano di lavoro detto Programma 90. I paesi della CEE valutano l'ipotesi di alleggerire i controlli tra le frontiere anche per chi viaggia per ragioni extra lavorative. Spesso, quando sentiamo parlare di Europa, sentiamo il nome Schengen sui giornali, in radio, in TV, sui social. Ma che cosa si nasconde dietro a questo nome? Una premessa. Fino a pochi anni fa gli spostamenti tra un paese europeo e l'altro non erano certo agili come oggi. C'era sempre un confine da attraversare e quindi una dogana, dove le autorità del paese in entrata controllavano che tutto, merci e persone, fosse in regola. Ma torniamo all'Europa. Detto questo, in primo luogo diciamo che Schengen è una cittadina e del Lussemburgo, per essere precisi. Provate a cercare su Google. Notate forse qualcosa? Sì, a Schengen si incrociano i confini di altri due paesi, Francia e Germania. 3 confini, con 3 dogane, in una manciata di chilometri. Capiamo quindi perché nel 1985 Schengen è stata scelta per sottoscrivere un pacchetto di accordi di libera circolazione, che vuol dire giù le frontiere, basta dogane. E 10 anni dopo, nel 1995, gli accordi sono stati estesi ad altri paesi, tra i quali l'Italia, e insieme formano la cosiddetta area Schengen. Quali paesi ne fanno parte? Vediamolo insieme.
Ma cosa cambia in Europa con Schengen? Pensiamo ai commerci, ai mercati. Nell'area Schengen merci e capitali viaggiano liberi, senza fermi o tariffe doganali. E la stessa cosa poi vale anche per le persone. Chiedete ai vostri genitori quanto fosse difficile organizzare una vacanza all'estero fino agli anni 90. Chiedete anche delle interminabili code alla dogana. E ricapitolando, Schengen ha portato all'abbattimento delle frontiere in Europa per merci, persone e capitali, che confluiscono ora in un'area di libera circolazione. Si può dire quindi che Schengen abbia abolito i confini in Europa? No. Schengen abolisce i confini interni alla propria area, quelli perciò condivisi tra Stato membro e Stato membro, e sì, salvo qualche minimo controllo, queste frontiere sono effettivamente aperte. Per tutti i confini interni abbattuti, però, esiste in opposto un grande confine esterno che coincide con gli Stati che fanno parte del perimetro dell'area Schengen. Capite bene? Dal momento che gli accordi valgono solo per chi li ha sottoscritti, si crea automaticamente una separazione tra chi è Schengen e chi non è Schengen. E i confini di Schengen sono circa 40.000 km di frontiera marittima e quasi 8.000 km di frontiera terrestre. Una frontiera comune. Perché comune? Pensiamoci bene. Chi entra da qui non solo ha accesso al paese d'arrivo, ma a tutta l'area, proprio perché i confini interni non esistono più. La gestione degli ingressi quindi diventa una questione fondamentale perché tocca tutta la comunità, cosa che ci porta ad un altro quesito. Chi può entrare a Schengen? È una domanda da $1 milione che nasconde però una grossa problematica legata al senso stesso di Schengen. Molti, infatti, pensano che Schengen sia uno strumento di governance. In realtà si limita a far cooperare i paesi UE. Per esempio, questi paesi si scambiano informazioni sugli ingressi, ma Schengen non può decidere chi entra e chi no. Perciò viaggiano senza problemi i cittadini UE e i paesi amici come il Canada o gli Stati Uniti, che di solito viaggiano a Schengen grazie a un visto ottenuto con delle intese diplomatiche. Ma come comportarsi per chi arriva senza le carte in regola? E cosa fare se qualcuno entra comunque, perciò in clandestinità? Queste problematiche oggi sono all'ordine del giorno e per molti versi hanno mandato in tilt il sistema Schengen. Pensate, alcuni stati hanno deciso di sospendere gli accordi ripristinando i controlli ai confini interni. Si può fare, ed è già stato fatto, mai però questa clausola è stata applicata dai fondatori di Schengen, cioè Germania e Francia, e mai soprattutto per spostamenti di persone. Così Schengen, la grande conquista dell'UE, si confonde oggi con le immagini delle baraccopoli di Lesbos, in Grecia, di Ventimiglia, verso la Francia, o di altri centri d'accoglienza come Lampedusa. Qui, in questi luoghi, il sogno europeo è diventato una porta che si chiude a doppia mandata. Possiamo dire perciò che dopo più di 30 anni l'obiettivo libera circolazione in Europa non è stato ancora raggiunto appieno. Chissà, magari in futuro. Nel 2011 è stato istituito il Marchio del Patrimonio Europeo, un riconoscimento dato ai siti che simboleggiano la storia, la cultura e i valori dell'Europa, come la cittadina di Schengen in Lussemburgo, poco meno di 5.000 abitanti, adagiata sulle rive del fiume Mosella, con una forte economia vitivinicola. Qui, come sappiamo, sono stati siglati i famosi accordi che oggi permettono la libera circolazione in Europa. La firma avvenne a bordo di una nave da crociera fluviale, la Princess Mary Astrid, e di fronte all'attracco, in una piazzetta, potete visitare anche il museo che racconta questa storia, con documenti, fotografie e altri cimeli, e un monumento fortemente evocativo, le 3 colonne delle nazioni in cui ogni stella rappresenta un paese dell'area Schengen.
yo, yo.